Il dolore è un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole che coinvolge la sfera biologica, psicologica e sociale dell'individuo. In altre parole, il dolore tocca tutti gli aspetti della vita di una persona. Non ci sono limiti d'età alla percezione del dolore. Anzi, a parità di stimolo doloroso, il neonato percepisce il dolore molto più intensamente rispetto all'adulto. Questo ci fa capire quanto il dolore cronico dei bambini meriti di essere riconosciuto e trattato con la massima attenzione. Diamo quindi valore al dolore. I benefici di una corretta gestione del dolore si riflettono non solo sul benessere del bambino, ma anche sulla qualità di vita di tutta la famiglia. Quando si verifica un danno ad un tessuto, al nostro cervello arriva un segnale che si traduce in una sensazione sgradevole conosciuta come dolore acuto. Un campanello d'allarme che aiuta a proteggere il corpo da ulteriori stimoli nocivi potenzialmente dannosi. Esistono però dei casi in cui i recettori del dolore continuano ad attivarsi anche senza stimolo apparente. Quando il dolore persiste per più di 3 mesi, si parla di dolore cronico. Esso viene spesso attribuito solo agli adulti, ma in realtà è un'esperienza propria anche dei pazienti pediatrici. Si stima che dal 20 al 46% dei bambini nel mondo presenti una qualche forma di dolore cronico. Nonostante il dolore sia un'esperienza universale, il dolore cronico pediatrico può essere difficile da individuare, sia per le modalità espressive peculiari dell'età pediatrica, sia per le paure inconsce degli adulti. Osservazione e ascolto del bambino sono quindi essenziali per riconoscere il dolore cronico nell'età pediatrica. Questo dolore può essere descritto in vari modi. La ricerca medica dimostra che il dolore cronico non trattato può modificare il sistema nervoso anche in modo permanente, facendo venir meno l'utilità del campanello del dolore e acquisendo un ruolo maladattivo. Il dolore cronico non trattato può causare diversi effetti fisici come insonnia e fatica. Dal punto di vista psicologico possono comparire sintomi depressivi, rabbia e isolamento. I bambini con dolore cronico non trattato spesso non frequentano più la scuola regolarmente e sospendono le attività ludico-ricreative con un ritiro sociale che si allarga al resto del nucleo familiare. Il dolore cronico va quindi riconosciuto, valutato e trattato affidandosi alle cure dei sanitari, cure che non sono sempre rappresentate solo dal farmaco. È compito dell'operatore sanitario identificare una situazione di dolore cronico e inviare il paziente ad un centro dedicato. Per un corretto inquadramento del dolore cronico è necessaria una corretta valutazione secondo il modello biopsicosociale, così come un'adeguata valutazione dell'entità del dolore secondo scale validate. La presa in carico del dolore cronico prevede un approccio multidisciplinare da parte di un team multispecialistico, che può contemplare terapie farmacologiche, trattamenti fisici, psicoterapia e cambiamenti negli stili di vita. Curare il dolore cronico è quindi possibile. Bisogna prevedere un costante monitoraggio nel tempo ed una rimodulazione dei trattamenti sull'andamento del dolore e del percorso di cura condiviso. Se il dolore cronico viene adeguatamente riconosciuto e trattato, andare a scuola ritorna possibile, così come uscire con gli amici, giocare e fare sport, andare in vacanza con famiglia ed amici, crescere e partire per nuove avventure. La famiglia tutta ricomincia a vivere. E se il dolore dovesse tornare, si può sempre trattare. Diamo valore al dolore.